Ciao a tutti e ben ritrovati nella mia cucina e nel mio canale. Io sono Valeria e oggi ho realizzato per voi dei dolcetti tipici della mia terra, la Sicilia. Sto parlando, vi presento, delle paste di mandorla siciliane, naturalmente senza glutine. Guardate quanto sono belle, morbide e golosissime. Se siete curiosi di scoprire come realizzare queste golosità, guardiamo insieme cosa ci occorre per prepararle. Per andare a realizzare le nostre paste di mandorla abbiamo bisogno di 250 g di farina di mandorle, dove noi andremo ad aggiungere 150 g di zucchero semolato bianco e andiamo ad aggiungere pure una bustina di vanillina. E diamo una prima mescolata. Ovviamente se non avete la farina di mandorle potete benissimo andare a tritare delle mandorle già pelate. Adesso andiamo ad aggiungere un cucchiaio di miele, scegliete quello che più preferite. Adesso io sto utilizzando per esempio del miele di acacia, però potete usare anche quello di millefiori, di zagara, seguite sempre i vostri gusti. Adesso ci serviranno circa 65-70 g di albumi, considerate che sono all'incirca 2 uova. Adesso andiamo a sbattere gli albumi e aggiungeteli al composto. Mescolate. E adesso iniziate a impastare con le mani. Dovete andare a creare un panetto. Una volta realizzato il panetto, vedete, una bella palla morbida, vedete, deve essere morbida, la dovete fare riposare in frigorifero almeno per 2 ore, dalle 2 ore in poi, anche tutta la nottata. Quindi dipende dalla fretta che avete, ma già 2 ore bastano per realizzare le nostre paste di mandorla. Ovviamente la mettiamo in frigo a far riposare senza pellicola, quindi così come la vedete la mettete in frigorifero per almeno 2 ore. Una volta trascorso il tempo di riposo, andate a riprendere il vostro panetto dal frigo e incominciate a staccare dei pezzi per creare le paste di mandorla, più o meno così. Ora vi faccio vedere come possono venire queste paste di mandorla. Allora, con le mani andiamo a modellare la nostra pasta di mandorla. Di solito, quella almeno catanesi, sono a forma di S, così, ma non proprio precisi. Più o meno questa è la grandezza. Le andate a modellare e le passate nello zucchero a velo. Schiacciate un po'. Ok, così bene o male. E le andate a posizionare all'interno della vostra teglia. E procedete così. Prendete un altro pezzo, piattite, lo modellate con le mani
create una sorta di S, poi non devono essere perfette, quindi, e lo passate nello zucchero a velo. E procedete così con tutte le vostre forme ad S. Se invece la volete fare un po' più particolare, almeno questa è la versione che di solito vedete a Catania, che dà tantissimo, se no voi la volete fare un po' diversa, potete fare delle pallette, così, le andate sempre a passare nello zucchero a velo, così, schiacciate la parte centrale e andate a mettere una mandorla, così, che viene un po' più carina. Fate la pallina, sì, passatela nello zucchero a velo, schiacciate al centro e sistemate la mandorla. Procedete così con tutto il vostro impasto alle mandorle. Una volta fatte tutte le vostre paste di mandorla, potete infornarle in forno precedentemente riscaldato a 180 gradi per 10-12 minuti. Ricordate che le paste di mandorla devono essere sempre morbide, quindi regolatevi sempre in base al vostro forno. E voilà, le paste di mandorla siciliane, naturalmente senza glutine, sono pronte per essere gustate. Un bacione dalla celiaca dell'Etna e mi raccomando, seguitemi numerosi sui social. A presto con una nuova ricetta senza glutine tutta per voi. Buon appetito!